Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video al servizio della Fratellanza Bianca, come lo è questo canale, come lo sono io, proprio in occasione della cerimonia del Wesak, il 24 aprile, con questa splendida luna piena che ci darà l'opportunità di suggellare il lavoro di consapevolezza e di elevazione svolto fino a questo momento. Che cos'è il Wesak? Il Wesak, non vi spiego nei dettagli cos'è il Wesak, ok? Tanto su internet c'è tanta informazione, su Google c'è tanta informazione. Io mi esprimerò secondo quello che i maestri vogliono dirci in questo canale per il collettivo, per tutte le persone che ci seguono, su come implementare il lavoro che stiamo già facendo e per suggellare questa grande opera che abbiamo compiuto e che stiamo compiendo al servizio dell'umanità, al servizio di Madre Terra, al servizio della natura che ci governa, del Dio che ci incarna e delle forze primordiali di cui ci facciamo canali ed espressione. Per 8 minuti durante la luna piena del Wesak il Buddha è presente sul piano eterico astrale. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo l'opportunità di connetterci a livello consapevole per ricevere la benedizione del Buddha e di tutti i maestri ascesi. È un momento di grande solennità e siccome questo canale è nato al servizio della Fratellanza Bianca, voglio vedere qual è il messaggio per noi adesso. Facciamo questa canalizzazione per noi e per tutta la nostra famiglia straordinaria e meravigliosa che ha cambiato il mondo. Ed è proprio così, che ha cambiato il mondo. E quindi io parto subito, ragazze mie, ragazzi, io parto subito con gli Angelion, qual è il messaggio dei fratelli della Fratellanza Bianca, e poi metterò una carta per ogni segno zodiacale, quindi da guardare il vostro segno zodiacale ascendente, la Luna e Venere, il messaggio proprio per te, va bene? Il messaggio proprio per te da quello che emergerà adesso. Allora, mi connetto con il mio sé superiore, in connessione con i maestri ascesi della fratellanza e con il Buddha e con il Cristo, e chiedo qual è il messaggio per la nostra famiglia, per la nostra comunità, affinché possiamo suggellare il lavoro svolto e continuare ad essere i pionieri del nuovo tempo. Allora, vediamo. Qual è il messaggio dei maestri? Qual è il messaggio dei maestri? Il messaggio speciale per noi, per la nostra comunità e per tutti coloro che guarderanno questo video, che sono in connessione con la Fratellanza Bianca. Qual è il messaggio? Allora, vediamo qual è il messaggio dai nostri fratelli. Vediamo. Semplicità, sguardo gioioso e innocente. Wow, il nobile volo. Principio femminile, ricettività, sensibilità, accoglienza, flessibilità. Il messaggio è: siate bambini. Siate bambini. Siate bambini. Tutto quello che comporta un bambino. Potete essere bambini adesso perché avete raggiunto la saggezza per esserlo. Perché questo vi fa rinascere come un'araba fenice
affinché possiate iniziare a ricevere le meraviglie perseguibili. È un messaggio bomba. Vedete, non ci sono carte pesanti, ci sono carte di grande respiro. Perché possiamo essere bambini adesso? Perché abbiamo raggiunto la saggezza dell'anziano. E qua c'è un uomo anziano che gioca, semplicità, sguardo innocente. Fluire alla vita. Cosa c'è di nuovo oggi? Vediamo cosa c'è di nuovo. Esco dalla porta di casa e mi stupisco perché, non lo so, mi stupisco perché un'ape è lì sul fiorellino. Wow! Ma è tutto bellissimo. Questo ti fa essere l'araba fenice, il nobile volo. Siate bambini, perché questo ti permette di ricevere le meraviglie inimmaginabili. Femminilità, ricettività. Allora, siate bambini, siate bambine, siate bambine, siate bambini. Possiamo adesso, abbiamo fatto un lavoro epocale, ragazze mie, ragazzi, e sono veramente onorata e commossa di dare questo messaggio, perché è uno dei messaggi più belli che siano usciti. Come vedete ci sono carte proprio di respiro, di respiro. Ci stanno dicendo i maestri, adesso tu non hai più paura di guardare l'anima, non hai più paura di sentire le tue profondità, perché hai capito che nella profondità dell'anima ci sono i tuoi più grandi tesori. E quindi il messaggio è: siate bambini, siate bambine. I bambini parlano con i loro amici del sistema eterico astrale, chiamati dagli adulti amici invisibili. Ecco, non sono mai stati invisibili, sono sempre stati visibili. E quindi ci riconnetteranno a quell'invisibilità, perché è nell'invisibile che si fanno i giochi. Abbiamo sempre avuto paura dell'invisibile, stando in superficie. Questa società moralistica, patricentrica, iperrazionalista, di cui siamo invischiati perché le nostre forme pensiero sono là dentro. Allora ci stanno dicendo: non vi preoccupate, il lavoro è stato già fatto. Tu gioca e vedrai l'impossibile, quello che la tua mente razionale decretava impossibile. Vediamo. Nigno uerfano, bambino orfano, siate bambini, è uscito il bambino. Indipendenza basata nell'apprendere a sentirsi il valore in se stessi. Conquistare la paura a non poter sopravvivere. Allora, qua mi stanno parlando del bambino che si sente solo perché non viene compreso, e quindi qua ci stanno dicendo: ti stiamo slegando dalle memorie in cui ti sei sentita o sentito non compreso per le visioni che avevi da piccola o da piccolo. Quelle visioni, quando ti sei sentita non compresa, non compreso, era affinché tu acquisissi il karma necessario affinché tu potessi adesso fare il nobile volo. Era tutto perfetto, ci stanno dicendo i maestri in questo momento. Quando da piccola o da piccolo ti sei sentito solo, sola, escluso, era tutto stabilito, affinché tu adesso potessi godere di gioie inimmaginabili, perché soltanto grazie a quel karma tu hai integrato le lezioni spirituali e i doni spirituali. Allora, mettetevi a osservare dei bambini. In questi giorni osservate dei bambini. Fatelo proprio come scuola, come esercizio. Osservate dei bambini. Fatelo anche su internet, se non avete la possibilità di osservare dei bambini, oppure quando uscite, guardate i bambini. Dai più piccoli ai bambini proprio, quelli di 6-7 anni. Guardate i bambini e connettetevi con la loro essenza. Ricordate che appena voi pronunciate qualcosa, quella cosa è manifesta. Chiedi e ti sarà dato. Allora voi quando vedete un bambino o dei bambini, chiedi al tuo sé superiore: mi connetto al sé superiore di quel bambino.
voglio sentire la stessa grazia, la stessa bellezza. Fate quella prova. Allora qua, cosa ci stanno dicendo? Indipendenza basata dall'apprendere a volere a se stessi, a volersi bene, no? In questo mondo in cui ci troviamo adesso, il concetto del bambino, che è il mago, ha subito i soprusi. Il concetto del mago, il concetto del bambino, perché? Perché essere mago, cioè essere bambino, è pericoloso per il sistema, perché non sei controllabile. Il bambino viene educato, educastrato a stare fermo, educastrato ad avere una certa morale, e quindi il bambino non educato è pericoloso. Cosa abbiamo dalla nostra parte? Il senso che siamo stati educastrati, ci siamo rieducati al bambino e adesso per il sistema siamo pericolosissimi. E questo è il senso. E quindi il messaggio è molto semplice e schietto. Guardate i bambini, siate bambini. Cioè, cosa fa un bambino? Fa tutto quello che gli pare. Fa tutto quello che gli pare in nome del suo sé superiore, in nome di colui che lo guida, che è la sua anima. Il nobile volo. E questo ti fa risorgere a ricevere tutto ciò che è inimmaginabile per la mente razionale. E qua noi abbiamo proprio combattuto per mettere in equilibrio questi aspetti, maschile e femminile, no? Ci stanno dicendo che ci siamo riusciti. Adesso facciamo pratica con questo. È un messaggio bomba, semplicissimo, bellissimo. E non mi va di aggiungere nient'altro perché è come se adesso mi avessero chiuso il canale su questo, proprio, cioè dentro di me è proprio questo. Mi stanno proprio dicendo non dare altre informazioni. Questo è il messaggio. Ok? È stupendo, io ringrazio i maestri ascesi, ringrazio il Buddha, ringrazio il Cristo, perché adesso veramente si fanno i giochi. Si fanno i giochi. Siate bambini e quindi pericolosissimi. Detto questo, ragazze mie, adesso io passo ai segni zodiacali, inizio con i segni di fuoco, metterò una carta sola, e i segni di fuoco, i segni d'aria, d'acqua e terra, ok? Ok. Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete. Vediamo qual è il messaggio per te, dopo quello che abbiamo già sentito dei maestri. Siate bambini e quindi pericolosi. Vediamo. Qual è il messaggio per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete? Ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete? Una carta sola della Dea. Vediamo. La maestria, ragazze mie, è una delle più belle carte questa. Il messaggio per te è quella che anche se sei diventata chi sei diventata o diventato, che con questa carta mi dice che sei un grande maestro, va bene, un grande maestro spirituale di vita per te stessa e per gli altri, continua a seguire il tuo sé superiore come se fossi un bambino, una bambina. Non fare in modo che il tuo ego si sovrapponga all'apprendimento, perché fino a quando sei incarnata o incarnato su questa terra sarai sempre il bambino di madre terra, cioè continuerai ad apprendere. Quindi non credere di sapere. Io so di non sapere, diceva un grande. Continua a sapere di non sapere, va bene? E apriti al tuo sé superiore che ti darà sempre insegnamenti. Sei un grande esempio per te stessa e per il collettivo, ma poniti sempre davanti alla vita, davanti agli altri, come se fossi un bambino che sta apprendendo. Ok? Ok. Adesso passiamo al leone. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone. Ascendente leone, luna o Venere in leone. Qual è il messaggio? La rivelazione. Il messaggio è che grazie al fatto che sei una bambina, un bambino, come dicevo nell'intro del video, e che
ti poni con meraviglia e stupore davanti alla vita, sarai piena di rivelazioni. Ci saranno delle rivelazioni per te con questo approccio. Anche le rivelazioni, io credo che tu con questa carta qui avrai anche il sensore del terzo occhio aperto per vedere sull'eterico, sul sistema eterico. Mm? Avrai delle rivelazioni, ti appariranno cose che non ti erano apparse prima, arriveranno intuizioni meravigliose. Tieniti aperta, tieni i sensi aperti, soprattutto i sensi alti, perché avrai delle rivelazioni importantissime in questi giorni. Ok? Adesso andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Qual è il messaggio per te? Con questa luna piena del Wesak. La salvezza. Allora, questa è una carta bellissima. Ti dicono che in questi giorni sentirai la salvezza. La salvezza che vuol dire? È come se la madre terra, la natura e madre terra ti desse l'opportunità di sentire che il tuo cuore è in conformità alla tua autostima. Che cosa voglio dire? Qua c'è verde e giallo. Allora, giallo terzo chakra, verde quarto. Le tue azioni saranno guidate dal cuore e questo ti darà la salvezza, grazie al supporto dei maestri ascesi. Le tue azioni, terzo chakra, la tua autostima sarà per quanto sei, cioè la tua autostima sarà, e quindi le tue azioni, il confronto anche con gli altri, terzo chakra, saranno guidate dal cuore. Ok? E questo ti daranno la misura di chi sei e di quanto sei. E la salvezza è in questo. Azioni, l'autostima sarà guidata dal cuore. Le tue azioni saranno guidate dal cuore. Questo ti darà la salvezza. E lo sperimenterai in questi giorni. Ok. Andiamo a vedere adesso per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Qual è il messaggio per te con questa luna piena del Wesak? Chi devi perdonare? Il perdono. In questa luna piena del Wesak avrai il supporto dei maestri ascesi della fratellanza bianca affinché tu possa sciogliere i residui che ti tengono legate all'attaccamento di, come per dire, tutto ciò che il nostro ego voleva controllare, no? E quindi noi sciogliamo l'attaccamento, quindi ti stanno dicendo i maestri ascesi in questi giorni ti daranno l'opportunità di lasciarti andare, di avere meno controllo, di non utilizzare troppo la mente analitica nelle cose delle emozioni. Perdonare. Perdonare che cos'è il perdono? Il perdono è qualcosa che ha a che fare con la consapevolezza, non è qualcosa che ha a che fare col mentale. Quando tu connetti con le tue emozioni, quando tu connetti con le forze primordiali che ti attraversano, rabbia, frustrazione, tristezza, e capisci che sono degli dei, delle divinità, come vi sto spiegando sempre, capisci che anche le persone che hai davanti sono volute dalla divinità, da Dio, e sono Dio che cammina sulla terra anche loro. E quindi quando capisci questo, che ci sono dei patti animici e karmici, non c'è più da prendersela con nessuno. Quindi il perdono ha a che fare con la consapevolezza di questo. Quindi i maestri ascesi ti daranno l'opportunità di sciogliere queste dinamiche di aggrappamento, aggrapparsi al controllo del mentale. Tu mi hai fatto questo, tu mi hai detto questo, tu mi hai detto quest'altro. No, non esiste tu. L'altro è una forza, è un Dio che cammina accanto a te, che arriva davanti a te. Quindi avrai la necessità di comprendere tutto questo, molte di voi che sono all'inizio, e per coloro i quali sono già in un grande percorso, ci sarà la possibilità proprio di apertura di canali del cuore. Ti renderai conto di cose che ti faranno sciogliere in questi giorni e quindi la rigidità lascia il posto a una ricettività maggiore, più empatia e maggiore consapevolezza. Ok?
Adesso andiamo a vedere per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dei Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Qual è il messaggio per te? La maestria, wow! Allora ti stanno dicendo, poniti sempre nei confronti della vita, delle persone che incontri, di quello che ti arriva, come un bambino. Questa carta ti dice che sei molto preparata o preparato a livello spirituale sia per te stessa e per gli altri, che questo non sia un ostacolo ad apprendere ancora di più. Poniti davanti alla vita sempre come un bambino, perché fin quando sarai incarnato in questa incarnazione, sarai sempre il figlio di Madre Terra e quindi sarai sempre un bambino o una bambina. Quindi non fare che l'ego si metta al di sopra e ti dica ti dia il delirio di onnipotenza del sapere, insomma. Hai capito, no? Che voglio dire? Perché questa carta ti dice anche se sei a un grado elevatissimo di coscienza, sappi di non sapere. E quindi poniti davanti alla vita come un bambino o una bambina che continua ad apprendere e questo ti porterà gioie inimmaginabili. Non mettere freni all'apprendimento. Se hai 80 anni e vuoi imparare l'arabo, va bene? Impara l'arabo. Anche questo è. D'accordo? Ok. Allora, andiamo a vedere adesso per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Qual è il messaggio per te? La liberazione. Qua Kali. Allora, Kali è una dea potentissima che vi parla della morte e della rinascita. Qua ci sarà un cambio per te che ti porterà a una liberazione dagli schemi karmici del tuo passato, in tutte le aree della tua vita. Grazie a questa benedizione dei maestri ascesi del 24 del giorno del Wesak, ci sarà un cambio, una morte dell'ego. La morte, devi morire a te stessa, devi morire all'ego. E questa condizione della benedizione del Buddha, proprio come fece il Buddha prima di ascendere nei piani superiori, ti accompagnerà. Morire all'ego cosa significa? Io muoio al mio ego. Cosa vuol dire questo? È proprio quello che abbiamo detto all'inizio del video del nobile volo. Significa rinunciare al controllo, all'analisi, all'iperrazionalità. Significa questo. E grazie a questa giornata tu avrai la possibilità di farlo. La liberazione, perché quello che ci fa male sono le catene mentali legate al nostro karma. È il nostro approccio razionale che fa male, iperrazionalistico. Ed è quando noi ci conformiamo all'approccio razionale che cadiamo nella sofferenza, occultando la parte magica della vita che è l'invisibile. Ecco, avrai questo shift, cioè avrai questo cambio grazie a questa luna piena, ok? Adesso andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesce, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Vediamo qual è il messaggio per te. La compassione. Beh, i pesci sono proprio le persone più sensitive anche dello zodiaco. Allora, il messaggio per te è la compassione. Questa carta ti dice una sola cosa. Come risponderebbe la gentilezza a quello che ti succede durante la giornata? Se tu fossi un'entità chiamata gentilezza, come risponderesti a quello che ti succede nel quotidiano? Devi incarnare questa dote o devi renderla palese. Quindi questa è una carta che mi parla di grande compassione che avrai nei confronti di tutto e tutti. Compassione significa entrare, viene dal greco pathos, significa entrare in empatia con l'altro, ma soprattutto con te stessa. Sentire le forze che ti dominano,
rabbia, frustrazione, tristezza, qualsiasi cosa ti arriva, accogli. Io accolgo con gioia tutte le emozioni che mi arrivano. Entro nel pathos, nella compassione di queste forze meravigliose che chiedono soltanto udienza dalla notte dei tempi e noi non gliel'abbiamo mai data, perché la mente razionale ti fa giudicare negative le emozioni, rabbia, frustrazione, tristezza, abbandono. Adesso noi qua stiamo cambiando tutto, il paradigma, ricordiamo l'araba fenice. Ok? Quindi entra nelle tue emozioni perché avrai gioie inesauribili sentendo queste emozioni. Avrai anche delle illuminazioni potentissime che ti portano a sentire anche come fece il Buddha, no? E avere una grande compassione del mondo, di Madre Terra e dei suoi abitanti. E già questo ti cambierà tutto, ok? Andiamo a vedere adesso per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, Luna o Venere in cancro. Qual è il messaggio per te? Il confine abbiamo la signora Ecate, la dea Ecate abbiamo qui. Qua c'è una morte e una rinascita. Qua ti dicono devi superare una linea di confine. Questa linea di confine è legata a tutti gli attaccamenti del tuo passato e ti dice come ci vogliamo comportare, è giunto il tempo che tu faccia un bel salto. Il salto verso dove? Verso l'accogliere tutto con meraviglia. Perché Ecate ti intima di fare un taglio rispetto ai tuoi vecchi modi di essere e di pensare. Perché non ti hanno portato da nessuna parte. Il vecchio modo di pensare è un modo analitico, razionale, non ti porta da nessuna parte. Il nuovo modo di pensare è che tu sei manifestazione del Dio, che tu sei qualcosa di grandioso che nemmeno tu credi di essere, perché la tua mente razionale non te lo fa vedere. Ecco, dice, agisci senza paura, varca la linea di confine senza paura, abbi il coraggio, che viene dal latino cor cordis, avere cuore. Varcherai la linea di confine rispetto al tuo modo di essere, grazie alla benedizione dei maestri ascesi. Ok, andiamo a vedere adesso per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Qual è il messaggio per te? L'unità sacra, la grande dea, la grande madre. Guarda, allora, con l'unità sacra il messaggio dei maestri ascesi per te in questa connessione con il Wesak ti stanno dicendo che suggellerai l'unità sacra con il tuo sé superiore, con la grande dea, cioè con la madre terra. Quindi ti dicono connettiti con il 17 anche il numero della stella, no? Ti sentirai connesso con le forze superiori e agisci secondo i loro dettami, non secondo il tuo ego. Sia fatta la loro volontà, la sua volontà, non la tua, che è quella dell'ego. Allora ti stanno dicendo che si suggellerà dentro di te l'unità sacra con il tuo sé superiore. Vi invito a guardare il mio video, a riguardarlo, Alchimia Superior, che è proprio quello della connessione con il tuo sé superiore, perché ti stanno dicendo avrai delle rivelazioni inimmaginabili dovute proprio a questa connessione. E starai da Dio, questo mi stanno dicendo con questa carta. E l'unità sacra con il tuo sé superiore porta anche a realizzare all'esterno una relazione conforme a questa unità sacra, va bene? Cioè ti darai conto di questo quando arriva questa persona, va bene? Carta potentissima, ok. Adesso passiamo alle mie ragazze e ai miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Vediamo un po' qual è il messaggio per te. La saggia guida, bellissima carta, ti dicono che tu sei una persona talmente saggia che
i maestri ascesi ti fanno i complimenti per la tua condotta e anche i tuoi insuccessi sono un esempio per gli altri. Quello perché tu hai saputo dai tuoi insuccessi andare incontro al meglio. E questo è d'esempio anche per gli altri. Ti dicono continua così perché tutti gli sforzi che hai fatto saranno ricompensati per quanto riguarda le sfere celesti e anche terrene. E quindi il messaggio dei maestri ascesi è proprio di continuare a seguire la tua saggezza, connessione col sé superiore, con la tua anima, con la parte invisibile della vita, perché ti stanno facendo un applauso quando esce questa carta. Bellissimo, veramente, ragazze mie, non ho altro da aggiungere. Adesso passiamo al segno del toro, ascendente toro, luna o venere in toro. Qual è il messaggio per te, per questo meraviglioso Wesak? Il messaggio dei maestri ascesi per il toro. La terra è proprio la tua carta, il segno di terra, Gaia, ti sta dicendo di rispettare sempre la tua natura. Rispetta la tua natura, rispetta Madre Terra e rispetta la tua natura. Se rispetti la tua natura, rispetti anche Madre Terra. Quando non rispetti la tua natura, non stai rispettando nemmeno Madre Terra. Qua c'è una donna incinta e ti dicono, che tu sia un uomo o donna non importa, ti dicono abbi anche la pazienza che ti contraddistingue e come si dice, la meticolosità del buon toro, che tutto ciò che semina avrà il suo germoglio. In quello che semini rispetta la tua essenza. La tua essenza ha a che fare, sii onesta, onesto con te stessa o con te stesso. Chi sei tu? Ecco, cerca di connetterti con il tuo sé superiore per capire veramente chi sei, cosa vuoi, cosa stai diventando. E rispettati ogni volta, rispetta le tue contraddizioni, rispetta le tue vicissitudini, rispettati, perché nella misura in cui tu ti rispetti, Madre Terra ne ha giovamento. Bellissima carta, complimenti. Adesso andiamo a vedere per le mie ragazze, i miei ragazzi nel segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Vediamo qual è la carta, qual è il messaggio dei maestri ascesi per te. Wow, l'unità sacra, ragazze mie, questa è una delle carte più potenti. Mi stanno dicendo che tu sentirai perfettamente la connessione con il sé superiore in questi giorni e niente più potrà fermarti. Nessuna paura, nessun tipo di resistenza. Sarai proprio incanalata dai maestri ascesi nel tuo essere, nel manifestare la tua essenza divina, perché hai l'unità sacra con il tuo sé superiore e con la grande dea, cioè la grande madre, Madre Terra, che ti guida. Questa è la carta anche che ti dice la connessione con il tuo sé superiore porta a manifestare all'esterno, la connessione di questa portata con il tuo sé superiore porta a manifestare all'esterno anche una relazione della stessa portata. Ma la relazione, non so se si può dire primigenia, la relazione unica è quella con il tuo grande amante del tuo sé superiore e ti sentirai connessa in una brodo e valle di giuggiole con questo amore per il tuo sé superiore che è il tuo grande amante. Partendo da lì, tutto ciò che accadrà ha a che fare con la consapevolezza che lo vuole il tuo sé superiore. Tu ti affiderai completamente a questo. E vi invito a guardare il mio video, a riguardarlo, Alchimia Superior, quello del sé superiore, proprio perché è uno straordinario momento di connessione a più livelli con le forze planetarie che ci spingono nei messaggi che ci hanno appena dato, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, stesa pazzesca, bombissima, io vi auguro veramente una connessione spaziale, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!